Le autorità di controllo governative sono tenute a tutelare il benessere dei pazienti. Quindi perché così tanti psicofarmaci pericolosi vengono ammessi sul mercato? Una volta la US Food and Drug Administration veniva considerata il gold standard in materia di sicurezza degli psicofarmaci. Ma in merito agli psicofarmaci non è più così, con gli psichiatri e le case farmaceutiche che hanno praticamente preso il controllo della prassi di approvazione. I comitati consultivi dell'FDA che raccomandano l'approvazione di psicofarmaci vengono da lungo controllati da psichiatri con legami economici con le case farmaceutiche. Uno studio mostrò che il 92% delle riunioni del comitato FDA nell'ultimo decennio includevano almeno un membro con conflitto di interessi. In risposta all'accusa di conflitto di interessi, l'FDA afferma che cercarono di trovare esperti della salute mentale senza vincoli con l'industria farmaceutica, ma non riuscirono a trovarli. Per risolverlo emisero deroghe dove a uno psichiatra veniva consentito un seggio in un comitato consultivo sugli psicofarmaci, malgrado un conflitto di interessi finanziari fino a $50.000 all'anno con le case farmaceutiche. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, you know, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, you know, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. La porta girevole fra il governo, l'ambiente universitario e l'industria farmaceutica è uno dei segreti di Pulcinella della psichiatria. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Per esempio, Daniel Troy, ex lobbista farmaceutico assunto poi come consulente legale per l'FDA, in veste del quale presentò esposti legali in favore delle case farmaceutiche e contro le vittime degli psicofarmaci. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Dopo aver lasciato l'FDA, Daniel Troy ritornò all'industria farmaceutica, dove ora riveste il ruolo di vicepresidente e consulente legale per il gigante farmaceutico GlaxoSmithKline. Questa è l'atmosfera nella quale gli psichiatri dell'FDA autorizzano le case farmaceutiche a commercializzare gli psicofarmaci. Ma questa non è la fine delle sperimentazioni cliniche. C'è un passo di prova finale, la fase 4. La fase 4 esige che le case farmaceutiche tengano conto degli effetti collaterali negativi che di sicuro avranno luogo, ben al di là dei casi di minore entità della fase 3. Il solo numero di effetti collaterali che ora emergerà ha indotto un gruppo di sostegno ad emettere avvertenze secondo le quali la nocività degli psicofarmaci non apparirà per almeno 7 anni dopo la loro immissione sul mercato. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly.
Invece di fungere da controllo quale vigilanza post-marketing, le sperimentazioni cliniche della fase 4 stanno venendo riplasmate come ricerca post-marketing e riorientate nel loro scopo come mezzi per testare psicofarmaci per disturbi psichiatrici addizionali. Prendiamo lo Zoloft, approvato dall'FDA nel 1991 per curare gravi casi di depressione. Da allora è stato anche approvato per la cura di disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo disforico premestruale, disturbo di panico e ansia sociale. Nel 2005, l'ultimo anno prima che il brevetto scadesse, gli introiti da Zoloft toccarono i 3,3 miliardi di dollari. E come nel caso di altri psicofarmaci, il più non è che profitto netto. La produzione di 100 compresse di Xanax, per esempio, costa solo 2,5 centesimi, ma il prezzo al dettaglio di media ammonta a 136,79 dollari, un profitto che cede il 500.000%. Ecco perché le case farmaceutiche godono di un margine di profitti di circa il 16%, 3 volte tanto la media della maggior parte delle aziende. Nel 2006 i direttori generali delle 10 principali case farmaceutiche vennero pagati più di 18 milioni di dollari all'anno, quasi 400 volte il reddito medio della comune famiglia americana. Anche gli investitori adorano le case farmaceutiche che producono psicofarmaci, dato che gli psichiatri non li prescrivono mai per curare i disturbi mentali, ma per tirare avanti, spesso per un'intera vita. E i clienti a vita incidono favorevolmente sul bilancio. Un famoso analista di borsa valori ha commentato: il primo disastro si verifica se si uccidono le persone, il secondo disastro si verifica se le si cura. I titoli azionari delle case farmaceutiche vengono annoverati fra le più costanti carte vincenti di Wall Street e considerati di gran lunga uno dei più redditizi investimenti che si possono fare. Nel 2002 i profitti totali delle 10 più grandi case farmaceutiche esibite nel Fortune 500 superava la somma totale dei profitti di 490 altre società. Ed un ribasso nei prezzi dei titoli azionari farmaceutici significherebbe perdite di vasta portata per investitori in tutto il mondo, e gli investimenti devono essere protetti. Con in palio un tale capitale, c'è da meravigliarsi che agli azionisti non venga mai detta la verità sugli psicofarmaci in cui investono. Sono ignari del fatto che l'approvazione dell'FDA non garantisce l'innocuità degli psicofarmaci e che le sperimentazioni cliniche che giustificano tale approvazione spesso sono basate su falsità e sotterfugi. Ma una volta che lo psicofarmaco viene approvato, la prossima sfida è questa: come si convincono i dottori che li prescrivono che questi psicofarmaci sono veramente innocui, efficaci e con pochi effetti collaterali, quando le sperimentazioni stesse delle case farmaceutiche dimostrano il contrario?